Dottore, cosa intendiamo per proteina ad alto valore biologico? Allora, per proteina ad alto valore biologico intendiamo una proteina ad alto contenuto in amminoacidi essenziali. Il termine essenziale viene dato ad un alimento che noi non siamo in grado di sintetizzare all'interno del nostro organismo, ma siamo costretti ad assumerlo solo attraverso la dieta. Quindi consideriamo essenziale quell'alimento che può essere assunto solo attraverso la dieta, perché diversamente noi andremmo in carenza. Il valore biologico di una proteina non significa solo avere un alto contenuto in amminoacidi essenziali, che farebbe pensare che se noi assumiamo una proteina a più basso valore biologico, quale la soia o le proteine del fagiolo, del pisello, del lupino, della canapa, che sono proteine a basso valore biologico, intorno a 70, considerando 100 il valore dell'albume d'uovo, che viene considerata la proteina di riferimento nel momento in cui noi misuriamo il valore biologico di una proteina. Allo stesso modo, come consideriamo il glucosio con valore 100, la sua capacità zuccherina rispetto al fruttosio che ha 30 o al mattosio che supera, ed è lo zucchero più forte che noi abbiamo, che supera il valore di 100 del glucosio. L'albume d'uovo è 100 dal punto di vista del valore biologico, le proteine della soia, del legume, del lupino, della canapa, quindi le proteine vegetali in genere, hanno 70. Le proteine del latte hanno come valore biologico 80-85. Il valore biologico della carne incomincia a essere intorno a 85-90. Consideriamo che le proteine del siero del latte hanno invece un valore biologico superiore all'albume d'uovo, che è 106. Perché? Perché hanno un altissimo contenuto di amminoacidi essenziali. In particolar modo gli amminoacidi che fanno innalzare il valore biologico, quegli amminoacidi essenziali, sono i 3 amminoacidi ramificati, il BCAA, Brain Chain Amino Acid, valina, leucina e isoleucina, che sono quei 3 amminoacidi che per il nostro organismo sono fondamentali, in quanto tutti i muscoli del nostro organismo sono costituiti essenzialmente da questi 3 amminoacidi essenziali: leucina, isoleucina, valina. E consideriamo che i muscoli del nostro corpo sono tutti muscoli scheletrici volontari, inoltre la muscolatura liscia che mette in moto lo stomaco, l'intestino, i dotti biliari, i dotti pancreatici, eccetera, l'intestino per la defecazione. Se noi pensiamo che il cuore è un muscolo scheletrico striato, che praticamente però ha una funzione autonoma grazie al sistema di Purkinje, ma il cuore praticamente ha bisogno di questi 3 amminoacidi essenziali. Considerando il cuore il centro della vita, possiamo dire che gli amminoacidi essenziali dal punto di vista non energetico ma nutrizionale, considerando nutrizionali quegli alimenti, in particolar modo i micronutrienti, quali l'acqua, i sali minerali e le vitamine che non apportano energia, e i macronutrienti che invece, oltre ad apportare energia, apportano alimenti essenziali. In particolar modo, tra le proteine sono essenziali i famosi 8 amminoacidi, e fra questi i più importanti sono la leucina, l'isoleucina e la valina, che sono gli amminoacidi ramificati, che fanno innalzare drasticamente il valore biologico di una proteina. Essenziali, ricordiamo, sono anche gli amminoacidi aromatici come la fenilalanina e il triptofano, e ricordiamo che se la serotonina è l'ormone della felicità e della sazietà, il triptofano è l'ormone è l'amminoacido precursore di tutto il triptofano, e quindi della serotonina, quindi il triptofano, che è un amminoacido aromatico essenziale per il nostro organismo, cioè deve essere introdotto con la dieta,
è il precursore della serotonina, che è l'ormone della felicità e della sazietà. Tantissime persone cercano lo sballo per innalzare i livelli di serotonina. La serotonina, prodotta principalmente durante le ore diurne, con l'esposizione ai raggi solari, quando noi ci mettiamo sotto il sole ci rilassa, ci fa stare bene, ci dà quell'elemento piacevole perché fa sintetizzare all'interno del nostro organismo la serotonina. Serotonina che poi, quando incomincia ad innalzarsi, si trasforma anche in melatonina, perché la melatonina ha come precursore la serotonina, grazie all'attività dell'epifisi, cioè chiudendo gli occhi, quindi noi incominciamo a produrre da serotonina la melatonina e quindi incominciamo praticamente ad avere una sensazione di sonnolenza e riusciamo ad addormentarci facilmente, specialmente di notte. Se abbiamo prodotto serotonina tutto il giorno o facendo attività fisica o mangiando tanto o esponendosi a una bella giornata di sole, di solito riusciamo a prendere sonno facilmente e quel senso di spossatezza piacevole che ci porta ad un sonno profondo, ristoratore, quale è quello governato dalla serotonina trasformata in melatonina. Qualcuno addirittura assume un apporto ulteriore di triptofano e noi stessi praticamente aggiungiamo una quota 0,33 di triptofano, come vediamo nella tabella, che praticamente serve al nostro organismo praticamente per produrre la serotonina ed aumentare il senso di sazietà. Bene, questa proteina ha proprio questo scopo, arricchita con questo aminoacido essenziale che non viene utilizzato nel meccanismo della gluconeogenesi, ma viene assimolato dalle pareti intestinali, trasformato in serotonina all'intestino e messo in circolo, praticamente pure raggiunge la barriera ematoencefalica, dove praticamente viene poi utilizzato. Ricordiamo che il cervello è un produttore, ma in realtà al cervello non arriva la serotonina, arriva un precursore della serotonina che è il 5-idrossitriptofano, che praticamente viene metabolizzato a livello epatico per poi superare la barriera ematoencefalica e diventare serotonina del cervello. Ma questo adesso non ci interessa dire, e le voglio rispondere, qual è il valore biologico di una proteina? È l'alto contenuto in aminoacidi essenziali. E a cosa serve? Più la proteina è alto valore biologico, come stiamo appunto spiegando, più il nostro organismo ne fa incetta di quella quota di aminoacidi essenziali che costituisce quella proteina. Quindi che vuol dire? Vuol dire che avremo meno basi azotate, avremo meno praticamente sostanze tossiche, tra virgolette, da eliminare, cioè i gruppi aminici che derivano dalla trasformazione, dalla transaminazione, ecco l'importanza della transaminasi epatica, in alfa-chetoacidi, degli aminoacidi, che poi diventeranno glucosio e daranno vita alla gluconeogenesi, ed è questo lo scopo per cui noi consigliamo le Bernardis protein, cioè quelle proteine che vanno ad impedire che il nostro organismo vada a catabolizzare i muscoli, ma utilizza al contrario l'apporto proteico di rapida utilizzazione, arricchito con amminoacidi essenziali, in particolar modo l'isoleucina, che vediamo qui rappresentata nella quota di 2 grammi su 100 grammi, e questa va subito nel ciclo gluconeogenetico, in più il triptofano abbiamo detto per dare il senso di sazietà, ma vediamo anche l'ornitina e la cirullina, che oltre a essere l'ornitina un precursore insieme alla cirullina dell'arginina importantissima nel nostro organismo, qualcuno addirittura fa terapie a base di un apporto aumentato di arginina. Noi non diamo l'arginina che rischierebbe come tale, che rischierebbe di essere catabolizzata come zucchero, ma i loro precursori ornitina e cirullina, che se non entrano nel ciclo dell'arginina, che è quello che fornisce le basi azotate, spiegato bene da Luis Ignago, del Viagra, cioè dell'ossido nitrico, l'NO, che è praticamente l'equivalente del Viagra, che apre i vasi periferici e quindi fa benissimo al nostro organismo e aumenta la circolazione periferica, e questa sintesi di ossido nitrico arriva mediante la disponibilità di basi azotate che noi abbiamo dall'arginina, che arriva dalla trasformazione dell'ornitina e della cirullina. L'ornitina e la cirullina non utilizzate però in quantità che rimangono, non utilizzate nel ciclo dell'arginina,
andranno ad arricchire il ciclo dell'urea che a livello epatico, che serve per eliminare quella quota praticamente di basi azotate che vengono prodotte dall'aumentato catabolismo proteico o aminocidico mediante le transaminasi per produrre attraverso la via metabolica gluconeogenetica, il glucosio, senza stimolare l'insulina, e quindi questa produzione di zucchero che garantisce una glicemia costante, evitando cali glicemici e riducendo la nutrizione del cristallino, del surrene, dei tubuli renali, delle vie spermatiche, sono glucosio dipendenti, insulino indipendenti. Bene, noi praticamente con questo meccanismo possiamo avere usando proteine ad alto valore biologico, una rapida ed immediata utilizzazione degli amminoacidi, di tutte le proteine, riducendo drasticamente la quota di scorie metaboliche, che invece le proteine vegetali come la canapa, il lino, il pisello, la soia, i fagioli, i legumi in genere, sono praticamente invece delle proteine a basso valore biologico che producono tante scorie. Un esempio della scoria metabolica pericolosa che deriva da una proteina è la scoria che si produce dalla molecola del glutine, che viene decapitato da 21 amminoacidi a 19 amminoacidi a livello intestinale e cammina nelle pareti intestinali come fosse un virus composto da una catena polipeptidica di 19 amminoacidi, e il glutine diventa micidiale per le cellule, per i villi intestinali, per le pareti intestinali, e i soggetti predisposti che non sono in grado praticamente di proteggersi attivano una reazione su base autoimmunitaria che porta alla celiachia, con quadri gravissimi di malassorbimento e quant'altro. Quindi questo per dire cosa? Che assumere una proteina ad alto valore biologico, arricchita con amminoacidi essenziali, con scopi gluconeogenetici e scopi di sintesi della serotonina, è per noi un meccanismo importante. A questi affianchiamo ovviamente anche un po' di taurina, come viene messo nel latte materno, che ha uno scopo fondamentale di aumentare la resistenza del corpo umano alla qualunque fatica fisica, e nel latte del bambino la taurina è sempre presente sia in tutti i tipi di latte artificiali, sia quelli senza lattosio, con lattosio o senza lattosio, e poi abbiamo, lo ripetiamo, la cipollina e l'ornitina, che sono importanti come fonti dell'arginina, ma soprattutto per aumentare il ciclo dell'urea, riducendo le basi azotate, le scorie metaboliche delle proteine, tanto discusse e tante prese di mira, quando invece alcuni soggetti seguono diete iperproteiche. Noi siamo in una dieta normoproteica e possiamo stare in una normoproteica senza fatica, proprio perché arricchiamo con questi amminoacidi, in particolar modo per triptofano, che danno rapidamente un senso di sazietà e di benessere e permettono al paziente di affrontare una dieta, anche lunghi periodi di digiuno proteico, senza grande fatica. Spero con questo di avervi risposto. Grazie. A lei.